Ciao a tutti! Solitamente noi utilizziamo coltelli attaccati alla cintura, però in Italia non è molto bello vedere questi coltelli che pingolano fuori dai pantaloni. Anche quando siamo in escursione la gente non accetta, c'è questa brutta concezione che il coltello deve essere per forza un'arma, quando invece è lo strumento più antico del mondo, il primo strumento utilizzato dall'uomo, da cui originano tutti gli altri attrezzi, proprio il primo attrezzo in assoluto costruito e inventato dall'uomo, il coltello. Quindi in che maniera possiamo fare, visto che poi la maggior parte dei foderi viene costruita proprio per essere portata in verticale in cintura e magari vogliamo portarlo in orizzontale? Oggi vi do una soluzione semplice, facile ed economicissima che potete fare voi a casa, chiunque, senza bisogno neanche di avere manualità. Andiamo a vedere come. Allora, innanzitutto dotatevi di una forbice e vi metterò il link in descrizione del velcro adesivo e del velcro normale. Qui ho già fatto un esempio col mio prototipo di coltello e vi faccio vedere come viene indossato. Allora, apriamo il velcro. E quindi poi lo possiamo regolare e voilà. Abbiamo per esempio un rook di Tonolli a cui ho levato tutto quell'accessorio per metterlo in cintura. Vedete, è molto piccolo e farebbe comodo essere tenuto magari in cintura in orizzontale. Allora come facciamo? Applichiamo il velcro adesivo. Andiamo a vedere come. Andiamo alla lunghezza. Tagliamo il velcro sulla misura richiesta, leviamo la pellicola e appicchiamolo sul nostro fodero. Se ce n'è un po' in più lo rifiniamo. Se ci sono bordi arrotondati, fateli pure fare un po' di curva, vi reggerà meglio e vi darà uno spunto di grip in più. Bene, la stessa cosa facciamo nel pezzettino qua, a questa altezza qua. Cosa fatto? Prendiamo del velcro non adesivo, questo è un velcro doppia faccia per cui ha anche la possibilità, una volta che è agganciato, di auto agganciarsi, vedete, perché ha una faccia di un tipo e una faccia dell'altro, per cui possiamo agganciarlo e calcolate un po' più del giro che debba fare il velcro, quindi tenetelo un filino più lungo in maniera che ci sia un po' di
velcro in più. Bene, a questo punto lo agganciamo a circa metà, un pochino meno della metà, ed è pronto poi per essere agganciato in cintura. È pronto poi per essere agganciato in cintura e andare a fare anche un giro in più. La stessa cosa facciamo per la parte di là. Possiamo anche copiare la lunghezza, quindi faremo della stessa lunghezza, anche se in realtà andrebbe un filino più corto, e facciamo la stessa cosa, lo attacchiamo poco sotto la metà, ed ecco che abbiamo pronti i nostri due, vedete. Poi possiamo agganciarli e anche fargli fare un giro se ci serve una presa più stretta, ed eccolo qua, pronto per essere utilizzato. Andiamo a vedere come viene in cintura. Se poi trovate che questo sia troppo lungo, eccolo lì, vedete, lo fate girare sotto e si attacca, perché avendo la doppia faccia riesce ad agganciarsi, perché magari poi potete indossare anche un cinturone più grande. Se invece lo volete a misura su una cintura particolare, basterà tagliarlo. Facile da inserire e facile da togliere. Andrò a fare la stessa cosa su questo Raptor della Wonder Tactical. Quindi ho già tagliato i due pezzettini, estraggo il primo, ovviamente vedete di aver sgrassato anche con dell'alcol e poi lasciato asciugare bene, e quindi poi dovete aspettare, dopo che l'avete applicato, un 4-5 minuti, insomma, che la colla faccia un pochino più di presa, anche se è istantanea per quello, ecco qua, vedete, è semplicissimo, veloce. Penso di aver speso 10 euro per quello, per un rotolo da 10 metri di quello che poi te ne danno due a doppia faccia, solo che l'altro ha anche la possibilità di essere incollato, quindi resta col nylon, non è bello, e 7 euro per questo non adesivo, quindi 10 euro, con 17 euro fate tutti i foderi del mondo e non avete bisogno di comprare fascette e non fascette. Quando vi stufate, tirate via, quando si consuma, tirate via e mettete il velcro nuovo. Quindi molto molto semplice. E poi facciamo la stessa cosa mettendo il velcro non a strappo. Andiamo a vederlo adesso in cintura. Potete lascarlo o tenerlo più attaccato come volete, più fisso in cintura, o lasciargli un po' di gioco,
e il gioco è fatto. Eccolo qua, guardatelo. Poi potete metterlo dietro, davanti, come preferite. Questo è un Falkniven. I Falkniven hanno sempre questi brutti foderi che non si possono portare, insomma, anche volendo, anche in cintura, sono veramente pessimi. Allora, l'avete visto in una recensione poco tempo fa, e c'è anche questo che però io tirerò completamente via, metterò qua, e questo potrà essere portato in cintura addirittura con la sua sicura per evitare che scivoli fuori, e sarà perfetto, bellissimo e invisibile. Proviamoci, perché qua vedete ci sono degli scansi, non è proprio liscio il fodero. Si potrebbe mettere al contrario, che qua è più liscio, ma non va bene. Ma vedrete che il velcro attacca bene anche qua. Ho tagliato via giusto così alla veloce, tanto poi quando un attimo di tempo tirerò via i ribattini e quindi tirerò via tutto questo spessore, e adesso proviamo ad attaccare il nostro velcro. Bene, ora vediamo come è venuto. Direi perfetto, direi che ci sta. Potrebbe stare così in cintura anche il più grosso F1, anzi sarà uno dei lavori che farò prossimamente e ve lo farò vedere. Bene, spero che questo trucchetto vi sia piaciuto, che vi torni utile. Veramente con pochissimi euro si fanno decine di foderi e si ottiene un buon risultato, e in caso che non ci piaccia più o non lo vogliamo più, si toglie. Vi assicuro, vi garantisco che se lo lasciate riposare un po', che la colla sul biadesivo faccia la sua adesione bene, voi andate dappertutto, non perderete mai il vostro coltello. Ci vediamo in un prossimo video, scrivetemi qua sotto cosa ne pensate di questo trucco e iscrivetevi al canale, mettete il like, mi raccomando. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti da Ermanno, ciao!